Ma dove posso trovare tutta la grammatica italiana? Se anche voi vi siete fatti questa domanda, siete nel posto giusto. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. Imparare una nuova lingua su YouTube è molto comodo, veloce ed economico, ma a volte può essere un po' difficile riuscire a trovare tutti i video dei vari argomenti che vi servono, di cui avete bisogno per raggiungere il livello successivo nella lingua. Ebbene, in questo video ho raccolto tutti gli argomenti di grammatica italiana di cui avete bisogno per padroneggiare la lingua, dal livello principiante A1, A2 fino al livello avanzato, livello C2, livello madrelingua. Si tratta di un video di più di 1 ora e mezza, quindi c'è veramente tanto contenuto. Potete guardarlo in momenti diversi o potete utilizzarlo come podcast mentre state facendo qualcos'altro. Potete guardarlo una volta per intero e poi continuare a guardarlo più volte fino a quando tutto sarà chiaro. Potete farne quello che volete. È il mio regalo per voi. Andiamo. L'alfabeto. L'alfabeto italiano standard ha 21 lettere. A, E, I, O, U sono vocali. Le vocali. Tutte le altre sono consonanti. Le consonanti. A come albero. B come barca. C come casa. D come divano. E come elefante. F come farfalla. G come Graziana. H come hotel. I come isola. L come legno. M come mamma. N come neve. O come orologio. P come papà. Q come quadro. R come regalo. S come scatola. T come tavolo. U come uva. V come velo. Z come zucchero. A queste poi possiamo aggiungere anche le lettere di origine straniera che l'italiano utilizza solo con i prestiti, quindi con le parole straniere. Ilunga, K, W, X, Y, che appunto usiamo solo in parole che abbiamo preso in prestito da altre lingue come jeans, weekend, taxi, yogurt. Attenzione! La C si pronuncia C davanti a E e I. Cena, cielo. Ma si pronuncia C davanti a O, U. Casa, collo, cuore. Stessa cosa per la G.
si pronuncia G davanti a E e I. Gelato, gioco, ma si pronuncia G davanti a O, U. Gamba, goloso, gufo. Inoltre, ricorda, la H in italiano è sempre muta, non si legge, anche se si scrive. Hotel, hamburger, anno. I numeri, vediamo i primi, che sono un po' più particolari. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Adesso vediamo le decine, i numeri con lo 0. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300 e così via. Tutti gli altri numeri nel mezzo si formano con la decina più l'altro numero. Per esempio, questo numero 2, 5. Come si legge? Si leggerà 25. La decina 20 più il numero 5. 25. E questo 4, 4. Come si legge? 44. Decina 40 più numero 4. 44. Attenzione! Davanti a 1 e 8, che cominciano con vocale, la decina perde l'ultima lettera, la vocale. Come leggerai questo numero? 3, 1. 31. 31 invece di 31. 31. E questo? 6, 8. 68. 68 invece di 68. E ricorda, i numeri che terminano con il 3, a partire da 23, devono essere accentati alla fine. 23, 33, 43. E bisogna scriverli con l'accento quando li si scrive a lettere. Ancora, attenzione a 1000. 1000. Dal successivo diventerà 1000 con una L. 2000, 3000, 4000 e così via. 1.000.000, 2 milioni, 3 milioni. 1 miliardo, 2 miliardi, 3 miliardi. I giorni della settimana: lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Tutti i giorni che terminano con I vanno scritti con l'accento sull'ultima lettera, sulla I. Inoltre, i giorni della settimana in italiano si scrivono con la lettera minuscola. Tutti i giorni della settimana, eccetto sabato e domenica, derivano dai nomi dei pianeti: lunedì, giorno della Luna; martedì, giorno di Marte; mercoledì, giorno di Mercurio; giovedì, giorno di Giove; venerdì, giorno di Venere. Sabato viene invece dal latino sabbatum e domenica è considerato in Italia il giorno del Signore. Attenzione alle preposizioni che usi con i giorni della settimana. Il lunedì significa ogni lunedì, in generale. Il lunedì si torna al lavoro. Lunedì, da solo, significa questo lunedì, specifico. Lunedì vado a Roma. Solo questo. Di lunedì significa ogni lunedì come abitudine. Di lunedì vado in palestra. È una mia abitudine. Ricorda, la settimana è femminile, ma il fine settimana, il weekend, è maschile in italiano. I mesi dell'anno: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio. Attenzione a questo che crea sempre un po' di difficoltà. Luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. La preposizione da usare con i mesi dell'anno è a gennaio, a dicembre, ad agosto. Quando è il tuo compleanno? Il mio compleanno è a ottobre. I pronomi personali. I pronomi personali soggetto in italiano sono io, tu, lui, lei, noi, voi, loro. L'italiano ha anche un pronome di cortesia per rivolgerci a qualcuno che non conosciamo in contesti formali. Questo pronome di cortesia è lei, ma con L maiuscola. I pronomi personali soggetto indicano chi compie l'azione e di solito le coniugazioni dei verbi si imparano con i pronomi personali soggetto. Vediamo i due verbi più importanti: essere e avere. Essere, presente, indicativo. Io sono. Tu sei. Lui, lei è. Noi siamo. Voi siete. Loro sono. Io sono italiana. Voi siete lernamici. Avere, presente indicativo. Io ho. Tu hai. Lui, lei ha. Noi abbiamo. Voi avete. Loro
anno. Io ho 28 anni. Paolo ha una macchina rossa. Usi di essere e avere. Usiamo avere per l'età. Io ho 28 anni. Sofia ha 15 anni. Ma anche per indicare possesso. Ha 2 figli. Ho una macchina nera. O per le sensazioni. Ho fame. Ho sete. Ho sonno. Ho freddo. Ho caldo. Per le parti del corpo. Ho gli occhi verdi. Ho i capelli biondi. Usiamo il verbo essere per l'identità. Io sono Graziana. Per la provenienza, la nazionalità. Io sono di Bari. Io sono italiana. Per la professione, il lavoro. Io sono insegnante. Per le caratteristiche. Io sono alta. Io sono simpatica. Per l'ora. Sono le 3. Per i luoghi. Io sono a casa. Di solito in italiano il pronome personale soggetto è omesso, cioè non viene detto o scritto. È molto comune sentire frasi come sono a casa o abbiamo fame, ma utilizziamo il pronome quando vogliamo enfatizzare. Hanno suonato il campanello. Vado io. Chi va? Io. O per creare contrasto. Io ho 28 anni. Lei ha 25 anni. In italiano ci sono tante congiunzioni, ma in questo video voglio parlarti delle congiunzioni principali che devi conoscere per cominciare a parlare italiano. Le congiunzioni sono parole che uniscono parole, frasi o idee. Le congiunzioni principali sono è, che esprime un'aggiunta. Paolo e Sofia. O, che esprime un'alternativa. Vado al mare o in montagna. Ma, che esprime un contrasto. Piove, ma io esco. Perché, che esprime una causa. Dormo perché sono stanca. Quindi, che esprime una conseguenza. Ho fame, quindi mangio. Se, che esprime una condizione. Se ho fame, mangio. Le preposizioni semplici. Esiste una piccola filastrocca che noi bambini italiani impariamo a scuola e che vi consiglio di imparare per ricordarle tutte. Suona divertente. Diada in con su per trafra. Diada in con su per trafra. Di a da in con su per tra fra. Le preposizioni hanno molti usi diversi e a volte non c'è una regola per sapere quando usare una e quando usare un'altra. Però in questo video vi do gli usi più comuni. Di per possesso, il libro è di Marco, o origine. Io sono di Bari. A per luogo, sono a casa, o per direzione, vado a Roma. Usiamo a con le città. Da per provenienza, vengo da scuola.
o per indicare la gente in frasi passive. Questo video è realizzato da Graziana. In per direzione con i paesi vado in Germania, o per mezzi di trasporto vado in aereo. Con per esprimere la compagnia mangio con Sofia, o lo strumento scrivo con la penna. Su per indicare sopra fisicamente. Il libro è sul tavolo. Per indicare lo scopo. Studio per imparare, o nel tuo caso forse studio italiano per viaggiare in Italia. Ma anche per durata. Parlo per 30 minuti. Tra o fra sono uguali. Indicano posizione nel mezzo di due cose. Per esempio, la mia casa è tra il parco e il supermercato. O per indicare tempo futuro, quando faremo qualcosa. Tra 10 minuti vado a mangiare. Non andartene, perché c'è un bonus per te. Saluti ed espressioni da conoscere per cominciare a parlare italiano. Ciao, che usiamo sia quando incontriamo qualcuno, quindi all'inizio della conversazione, sia quando stiamo andando via, quindi alla fine della conversazione. Va sempre bene. Salve, stessa cosa. Saluti un po' più formali. Buongiorno, fino alle 4 del pomeriggio. Quando arriviamo, buona giornata, quando andiamo via. Buonasera, a partire dalle 4 del pomeriggio. Buona serata, quando andiamo via. Buonanotte, che usiamo solo quando noi o la persona a cui lo diciamo dobbiamo andare a dormire e basta. Arrivederci quando andiamo via. Formale. Altre espressioni utili. Grazie. Prego. Che è sia la risposta a grazie, sia un invito per qualcuno a fare qualcosa, a passare, a entrare. Com'è? Prego. O prego. Scusa, informale. Scusi, formale. Scusi, posso chiederle un'informazione? Mi dispiace. Adesso sei pronto per parlare italiano. Mi raccomando, anche da solo, davanti allo specchio, usalo ogni giorno. E se proprio non avete nessuno con cui parlare, se proprio non potete viaggiare in Italia, che fare? Nessun problema. Abbiamo creato la soluzione a questo e si trova nella nostra Accademia, l'Accademia di Lernamo, a cui potete iscrivervi visitando questo link lernamo.com/accademia. Si tratta di un luogo in cui fare pratica ogni giorno a 360 gradi. La chicca, secondo me, è il nostro chatbot di intelligenza artificiale che abbiamo creato appositamente per insegnare l'italiano. Facciamo una prova insieme. Innanzitutto, attiviamo l'opzione di autolettura delle risposte, così si può creare proprio una conversazione. E adesso potete cominciare a fare la vostra conversazione. Ciao, parliamo di cucina. Ottima idea, la cucina è un argomento fantastico. Qual è il tuo piatto italiano preferito?
Il mio piatto italiano preferito è la pasta cacio e pepe e la pizza. Ottimo gusto. Hai mai provato a prepararle a casa? O preferisci mangiarle al ristorante? Ho provato a prepararle a casa, ma la pasta cacio e pepe mi si incolla e la pizza viene troppo dura. Ah, capita a tutti. Per la cacio e pepe, il segreto è mantecare la pasta fuori dal fuoco con un po' di acqua di cottura. E tu, usi una farina speciale per la pizza? E se non conoscete una parola, potete fare doppio clic, vi darà la traduzione nella vostra lingua, quella che avete selezionato, e potete salvarla nelle flashcard, che poi potete ripassare quando volete. Quindi visitate lernamu.com/accademia per iscrivervi. E adesso riprendiamo con il video. Tutti gli argomenti da conoscere per parlare italiano a un livello intermedio. Cominciamo. Quando si usa l'imperfetto e quando si usa il passato prossimo in italiano. Il passato prossimo si usa per esprimere un'azione puntuale avvenuta in un determinato momento del passato. Ieri, l'anno scorso, 2 settimane fa, nel 2005. L'azione è conclusa nel passato, cominciata e terminata nel passato ed è successa una volta o un numero determinato di volte. 3 volte, 4 volte. Cosa importante, noi conosciamo l'inizio e la fine di quell'azione, anche se si è svolta per un certo periodo di tempo, per 10 anni. Ok, lungo periodo, ma io conosco l'inizio e la fine. Dovrò utilizzare passato prossimo. Vediamo degli esempi. Ieri ho mangiato una pizza. Ieri, tempo determinato. L'azione è cominciata e si è conclusa. L'anno scorso siamo andati a Parigi. Stessa cosa. Da bambina ho preso l'aereo 6 volte. Hanno abitato a Genova per 5 anni. E l'imperfetto, invece, quando si usa? L'imperfetto si usa per esprimere abitudini nel passato, eventi che occorrevano con una certa frequenza, oppure si utilizza per esprimere un'azione in corso nel passato, di cui non conosciamo l'inizio e la fine. E ancora utilizziamo l'imperfetto per descrivere nel passato. Da piccola mangiavo sempre la pizza il venerdì. Era una mia abitudine nel passato, ogni venerdì. Quando abitava a Genova, mangiava pesto ogni giorno. Quando abitava, azione in corso di cui non conosciamo inizio e fine. E poi mangiava pesto ogni giorno, abitudine.
La festa era bellissima. Tutti mangiavano, bevevano e ballavano. Descrivo. Vediamo un esempio che li combina. Mentre passeggiavo ho incontrato Roberta. Mentre passeggiavo, azione in corso. Ho incontrato, azione puntuale, cominciata e conclusa nel passato. Prossimo argomento. L'accordo del participio passato in italiano. Questo argomento terrorizza tutti, ma è più facile di quanto pensiate. Quando si deve fare l'accordo del participio passato? Innanzitutto in tempi composti formati con l'ausiliare essere. Maria è andata al supermercato. È andata, femminile singolare, in accordo con il soggetto Maria. I ragazzi sono partiti. Le ragazze sono arrivate. Con l'ausiliare avere nei tempi composti di solito non si fa l'accordo del participio passato. Ma attenzione! Se mettete i pronomi diretti lo, la, li, le davanti al verbo, dovete fare l'accordo del participio passato. Ho mangiato la pizza. Lo, l'apostrofo che sta per la, o, quindi cade la A e rimane l'apostrofo. L'ho mangiata. La pizza, femminile singolare. Ho letto i libri. Li ho letti. Ho visto le ragazze. Le ho viste. E con gli altri pronomi diretti mi, ti, ci, vi, con questi davanti al verbo l'accordo è facoltativo. Potete farlo oppure no. È una vostra scelta. Io posso dire Paolo mi ha chiamato o Paolo mi ha chiamata. Entrambe sono corrette. Volete rendere il vostro italiano parlato più sofisticato, elegante? Allora dovete utilizzare questi connettivi in italiano. Sono un po' il segreto per risultare più fluenti ed evitare durante una conversazione di fare sempre perché vi permettono di prendervi del tempo per pensare e mostrare la vostra conoscenza. Vediamo quei connettivi fondamentali da conoscere e usare al livello intermedio per aggiungere informazioni, inoltre, per di più. Oltretutto, quel film è noioso. Inoltre, è troppo lungo. Oppure anche non solo, ma anche. Non solo è bella, ma anche intelligente.
per esprimere un contrasto, tuttavia, però, eppure, mentre, invece, studia molto, tuttavia non prende dei buoni voti. Io amo il caffè, mentre lui preferisce il tè. Per esprimere conseguenza, perciò, quindi, dunque, di conseguenza, pertanto, piove, perciò prendi l'ombrello. Non ha studiato, di conseguenza è stato bocciato. Ma non è finita qua, passiamo al prossimo argomento, le preposizioni articolate. Abbiamo parlato delle preposizioni semplici, ma alcune preposizioni possono anche essere articolate, cioè si sposano con gli articoli. Quindi ricordate, le preposizioni di, a, da, in, su, quando sono seguite dagli articoli determinativi, il, la, lo, i, gli, le e le apostrofo, si fondono con questi articoli, formando una sola parola. È così che nascono quelle paroline come sul, nella, dal, negli, delle e così via. È sempre più comodo imparare queste combinazioni attraverso una tabella che vi lascio qui, ma che trovate anche sul nostro sito web. Così potete fotografarla, copiarla, stamparla, farne quello che volete, purché vi aiuti a memorizzarle. E queste preposizioni articolate ovviamente si usano moltissimo ogni giorno. Vado dal medico. Andiamo al cinema. Le chiavi sono sul tavolo. I commenti degli studenti. E così via. Piccola parentesi, con i nomi dei paesi, degli stati, quando usiamo il verbo andare, si usa la preposizione semplice in. Vado in Italia, vado in Spagna, vado in Canada. Ma se il nome del paese è plurale, si deve utilizzare l'articolo e dunque la preposizione articolata. Vado negli Stati Uniti. Vado nelle Filippine. Adesso rimbocchiamoci le maniche. Metaforicamente, se come me non le avete, o letteralmente se le avete. Perché? Perché adesso parliamo di pronomi. Quali sono i pronomi diretti in italiano? Cioè quelli che rispondono alla domanda chi, che cosa, mi, ti, lo, la, ci, vi, li,
le. Quali sono invece i pronomi indiretti, e cioè quelli che rispondono alla domanda a chi, a che cosa, mi, ti, gli, le, a lui, a lei, ci, vi, gli, per il plurale sempre. Attenzione, questi pronomi vanno messi prima del verbo, se questo è coniugato. Mangio la pasta. La mangio. Telefono a Sofia. Le telefono. Scrivo ai miei genitori. Gli scrivo. Vedo te e tua sorella. Vi vedo. Attenzione, però, se il verbo è all'imperativo, all'infinito o al gerundio, questi pronomi vanno messi dopo il verbo, formando una sola parola. Telefona a Maria. Telefonale. Di qualcosa a me. Dimmi. Chiedere a Roberto. Chiedergli. Leggendo i libri. Leggendoli. Cosa succede però se in una frase dobbiamo utilizzare sia un pronome diretto sia un pronome indiretto? Questo argomento è chiamato pronomi combinati, perché ci sono frasi di questo tipo, con questa esigenza. Come si combinano i due pronomi in questo caso? Ci sono delle regole. I due pronomi devono sempre essere messi insieme, prima del verbo o, se il verbo è all'infinito, al congiuntivo, all'imperativo, dopo il verbo in una sola parola. Il pronome indiretto va sempre messo prima di quello diretto. Sempre. Quando i pronomi indiretti mi, ti, ci, vi sono seguiti dai pronomi diretti lo, la, li, le, diventano me, te, ce, ve. Cambiano la i in e. Me, lo, te, la, ce, li, ve, le. Ancora, quando i pronomi indiretti gli e le sono seguiti dai pronomi diretti lo, la, li, le, formano delle parole combinate. Glielo, gliela, glieli, gliele. Hai mai sentito gliela do? Cosa significa? Significa io do questa cosa a lui o a lei. È uguale, gliela do. Io do la borsa a Luca. Io gliela do. Vediamo degli esempi.
presto la macchina a te. Te la presto. Presta a me la tua macchina. Prestamela. Prestamela. Una sola parola. Prestamela. Compro i fiori a mia madre. Glieli compro. Compro i fiori per regalare i fiori a mia madre. Compro i fiori per regalarglieli. Regalarglieli. Restiamo in tema e parliamo di due particelle pronominali. Due nemici di chi studia l'italiano. Ci e ne. Quando usiamo ci? Allora, ci sostituisce a qualcosa. Io tengo alla mia macchina. Io ci tengo. Io credo alla notizia. Io ci credo. Ci sostituisce su qualcuno o qualcosa. Puoi contare su Roberta. Ci puoi contare. Ci sostituisce con qualcuno o qualcosa. Esco con Sofia. Ci esco. Ci può sostituire un luogo. Qui, lì. Vado a New York. Ci vado. Vai alla festa? Ci vai? Ci si può utilizzare anche con il verbo essere. Esserci. Nelle costruzioni c'è, ci sono, o c'era, c'erano, ci sarà, ci saranno e così via. C'è il sole oggi e ne invece ne sostituisce di qualcosa o qualcuno. Cosa pensi del fidanzato di Sara? Cosa ne pensi? Ho paura dei ragni. Ne ho paura. Ne sostituisce anche da qualcuno o qualcosa. Esco da un momento difficile. Ne esco. Sono rimasta affascinata da quel film. Ne sono rimasta affascinata. Ne è usato anche per indicare una parte di qualcosa. In questo caso, dopo il verbo, deve esserci la quantità, generica o specifica. Mangio 2 biscotti. Ne mangio 2. Leggo molti libri. Ne leggo molti. Attenzione, quando utilizzate ne in questo caso, davanti a un tempo composto, anche con l'ausiliare avere, dovete fare l'accordo del participio passato. Quanti caffè hai bevuto? Ne ho bevuti 3. Ne ho bevuti. E adesso il condizionale. Il condizionale serve sicuramente per esprimere i vostri sogni, i vostri desideri,
Ah, vorrei visitare il Giappone. Ma si utilizza molto anche nella vita di tutti i giorni, nelle conversazioni quotidiane. Ecco perché l'ho aggiunto a questa lista. Il condizionale è il modo più elegante di esprimersi in italiano. Vediamo il condizionale di un paio di verbi. Volere è parlare. Volere irregolare. Parlare regolare. Io vorrei. Tu vorresti. Lui, lei vorrebbe. Noi vorremmo. Voi vorreste. Loro vorrebbero. Io parlerei. Tu parleresti. Lui, lei parlerebbe. Noi parleremmo. Voi parlereste. Loro parlerebbero. Quando si usa il condizionale in italiano, come dicevo prima, si utilizza per esprimere desideri, sogni, più o meno realistici, insomma. Vorrei un caffè, per favore, al bar. O vorrei visitare il Giappone. Ma si utilizza anche in altri casi, ad esempio per fare richieste cortesi. Mi passeresti il sale, per favore? Potresti aiutarmi? Verresti con me dal medico? Ancora, per esprimere consigli. Io in te studierei di più. Per me si dovrebbe fare in questo modo. E infine, per esprimere dubbi, supposizioni. Lo si sente molto al telegiornale, lo si legge sui giornali. L'assassino avrebbe una 30 d'anni. Il ladro sarebbe fuggito dalla porta di servizio. Attenzione! Il condizionale passato, che si forma con il condizionale presente dell'ausiliare più participio passato del verbo, si utilizza anche per esprimere futuro nel passato in italiano. Marta mi ha detto che mi avrebbe mandato un regalo. Marta, nel passato, ha detto a me che nel futuro, ma passato rispetto al momento in cui parlo, avrebbe mandato un regalo. O gli ho promesso che sarei andata in vacanza con loro. Detto questo, siete pronti per l'esercizio finale? Dovete correggere gli errori in queste frasi. Vediamo un po'. Quando ero piccolo, sono andato sempre a scuola a piedi. Volevo quelle scarpe e le ho comprato ieri. Abbiamo preparato 1 chilo di biscotti e ci abbiamo mangiati la metà. Compro un regalo a Maria, così le lo do dopo. Adesso vediamo le soluzioni. Quando ero piccolo, andavo sempre a scuola a piedi. Sempre un'abitudine. Volevo quelle scarpe e le ho comprate ieri. Le ho comprate. Le.
femminile plurale, le scarpe. Abbiamo preparato 1 chilo di biscotti e ne abbiamo mangiati la metà, una parte di un tutto. La particella necessaria è ne. Compro un regalo a Maria, così glielo do dopo. Glielo. Le più lo diventa glielo. Lo so, ci sono molte informazioni in questo video. Vi ricordo che nella nostra accademia di Lernamo, al link lernamo.com/accademia, potete trovare tutti i PDF dettagliati su questi argomenti grammaticali. Se selezionate il piano annuale, vi si sbloccano tutti quanti nello stesso momento. E ne ho scaricato uno per farvi vedere. Sono veramente molto dettagliati, completi, con tabelle, con approfondimenti. E poi alla fine ci sono anche degli esercizi sull'argomento per ripassare. Ma ci sono anche esercizi interattivi proprio sulla piattaforma, sempre su qualsiasi argomento, podcast che potete ascoltare, storie che potete leggere quando volete, dove volete, le notizie spiegate da noi parola per parola ogni settimana, tutte le notizie relazionate con l'Italia. E anche un gruppo Telegram esclusivo, dove ci sono anche io, in cui potete interagire con me e con gli altri iscritti all'Accademia per fare domande, per esprimere i vostri pensieri. Quindi visitate lernamo.com/accademia e iscrivetevi. Ovviamente c'è anche il chatbot che abbiamo visto prima, con le flashcard. I 10 argomenti di livello C1, C2 della grammatica italiana che bisogna conoscere per padroneggiare l'italiano a questo livello. Vi parlerò delle regole principali, vedremo degli esempi e restate fino alla fine perché, come sempre, ci sarà un esercizio di ripasso finale. Cominciamo subito con un argomento che, padroneggiato bene, mostra immediatamente la differenza tra il livello intermedio e il livello avanzato. Sto parlando proprio di lui, del congiuntivo. In particolare, la differenza tra congiuntivo e indicativo. Usare questi 2 modi verbali nel modo corretto mostra sicuramente padronanza dell'italiano a livello avanzato. Allora, qual è la regola di base? Si utilizza l'indicativo per parlare di oggettività, fatti certi, sicuri, evidenti, reali. L'indicativo è proprio il modo della realtà, dei fatti concreti e quindi lo si trova sempre dopo verbi che esprimono proprio questi concetti. So che Marco è a casa. Lo so, è sicuro. È vero che piove. Mi giro verso la finestra, sta piovendo. È vero che piove. Certo. Vedo che hai studiato. Se uno studente risponde correttamente alla domanda dell'insegnante, vedo, è evidente, che hai studiato. E il congiuntivo? Allora? Il congiuntivo, al contrario, è il modo del dubbio, della soggettività, il nostro mondo interiore.
i nostri pensieri, le nostre opinioni, le nostre emozioni, i nostri stati d'animo, ma anche tutti i dubbi, le ipotesi. Quindi si trova sempre dopo verbi che esprimono questi concetti. Penso che Marco sia a casa. Penso, non ne ho la certezza. Credo che piova. Non posso vedere fuori dalla finestra. È una mia sensazione. Suppongo che tu abbia studiato, ma devo ancora verificarlo. Avete notato quindi come i verbi che reggono l'indicativo sono verbi come sapere, vedere, ricordare, e le forme impersonali come è vero che, è sicuro che. Al contrario, verbi che richiedono il congiuntivo sono verbi come pensare, credere, dubitare, sperare, desiderare, volere, temere, avere paura, essere felice, essere triste e così via. Spesso ci sono anche determinate congiunzioni che richiedono il congiuntivo invece dell'indicativo. Congiunzioni come affinché o perché con il significato di affinché e non di causa. Studio affinché tu sia orgoglioso di me. Benché, sebbene, nonostante, malgrado, benché io sia stanca, continuo a lavorare. Prima che, senza che, a meno che. Esci prima che piova. È partito senza che io lo sapessi. Vengo a meno che tu non voglia. Attenzione a qualche caso particolare. Ricordate, il congiuntivo dipende sempre da un altro verbo, uno di questi che abbiamo appena visto. Perciò, con formule, parole come per me, secondo me, forse, probabilmente, anche se esprimiamo opinioni, dubbi, non usiamo il congiuntivo, perché non potrebbe dipendere da nessun verbo. Secondo me è vero. Forse hai ragione. Attenzione, ci sono delle eccezioni in cui il congiuntivo può essere usato da solo senza dipendere da un altro verbo, ma ripeto, sono delle eccezioni e ve ne parlo nel dettaglio sul video dedicato proprio al congiuntivo indipendente. Ve lo lascio qui in alto nella card o giù in descrizione, potete guardarlo dopo aver guardato questo. Prossimo argomento: la forma di cortesia. Già, qualcosa che fa capire all'altra persona che siete a un livello avanzato di italiano è l'uso corretto della forma di cortesia. Qual è il pronome di cortesia in italiano? Lei, con la L maiuscola. Quindi anche il verbo si coniugherà alla terza persona singolare. Tu vai diventa lei va. Tu hai diventa lei ha. Tu sei diventa lei è. E sì, utilizziamo lei sia per un uomo che per una donna. Quando però utilizziamo i verbi composti con l'ausiliare essere o gli aggettivi, questi saranno concordati in base al sesso della persona che abbiamo di fronte. Dottor Rossi
dove è andato? Lei, però andato. Dottoressa Rossi, dove è andata? Quando utilizziamo la forma di cortesia? Con chi? Utilizziamo la forma di cortesia con anziani, persone più grandi di noi, con sconosciuti, con superiori, oppure in contesti formali, come uffici, negozi particolarmente eleganti, professionisti come il medico, l'avvocato, all'università. Se volete passare dal lei al tu, potreste chiedere all'altra persona: possiamo darci del tu? Oppure, se l'altra persona comincia con il lei, voi potete dire: può darmi del tu? O puoi darmi del tu? Passando già voi al tu. Attenzione ai pronomi della forma di cortesia. Pronome diretto è la. Ti vedo diventa la vedo. Sì, anche se è un uomo. Pronome indiretto invece è le. Ti scrivo, scrivo a te, diventa le scrivo, scrivo a lei. E attenzione all'imperativo della forma di cortesia. Questo si forma in italiano con il congiuntivo presente. Attenzione. Vieni diventa venga. Vai diventa vada. Fallo diventa lo faccia. Siediti diventa si sieda. E alla forma negativa resta congiuntivo. Non parlare diventa non parli. Non andare diventa non vada. Altro tema da conoscere per un livello avanzato di italiano è sicuramente il sì impersonale, perché a un livello avanzato di italiano si ha bisogno di fare discorsi anche un po' astratti, di parlare in generale, e il sì impersonale ci consente di fare questo, che sicuramente rende il vostro italiano più naturale e meno tradotto, perché anche se in altre lingue esiste, non è proprio come in italiano. Innanzitutto, come si forma? La regola di base è che il sì impersonale si forma con sì, che significa tutte le persone che, la gente in generale, più verbo coniugato alla terza persona singolare. Si usa, come dicevo prima, per generalizzare. In Italia si mangia bene. Insomma, la gente, le persone che visitano l'Italia mangiano bene. Ancora, per dare istruzioni impersonali. Per arrivare a destinazione si prende il treno e si scende alla seconda fermata. Nelle ricette, nei manuali, per dare indicazioni, si mescolano le uova con lo zucchero, si prende una fetta per eccetera. Nei cartelli, negli avvisi, non si fuma. Si prega di non disturbare. Attenzione, però, non è così semplice come sembra. Ci sono più regole. Innanzitutto, se il verbo che stiamo utilizzando è transitivo con un oggetto
plurale dopo, il verbo sarà coniugato alla terza persona plurale. Questa forma prende il nome di si passivante. Quindi io dirò: in Italia si mangia bene. Mangiare è transitivo, ma qui non ha un oggetto, quindi lo coniugo alla terza persona singolare, ma in Italia si mangiano gli spaghetti. Verbo transitivo con oggetto plurale. In Italia si mangiano gli spaghetti. Cosa succede se il verbo è riflessivo? La terza persona singolare del verbo già contiene un si, come pronome riflessivo. Si sveglia, si alza. Che fare dunque? Ebbene, non si può ripetere il si 2 volte, si impersonale più si pronome riflessivo, e di conseguenza il primo si trasforma in ci. Ci si sveglia, ci si alza, ci si sente. Attenzione poi a cosa succede con i tempi composti, come il passato prossimo, ad esempio. Se il verbo è transitivo, senza un oggetto diretto, allora avremo si impersonale, verbo essere sempre alla terza persona singolare e il participio passato del verbo. Si mangia diventa si è mangiato. Non importa se il verbo mangiare richiede l'ausiliare avere. Nel si impersonale si utilizza comunque essere. Si è mangiato. In Italia si è mangiato bene. Se invece il verbo è transitivo con un oggetto diretto dopo, il verbo essere e il participio passato del verbo principale devono concordare in genere e numero proprio con l'oggetto. In Italia si mangia la pizza. In Italia si è mangiata la pizza. Singolare però femminile. In Italia si mangiano gli spaghetti. In Italia si sono mangiati, tutto plurale, si sono mangiati gli spaghetti. Per quanto riguarda invece verbi intransitivi che normalmente utilizzano l'ausiliare essere e verbi riflessivi, cosa succede? Avremo sempre il si impersonale, il verbo essere alla terza persona singolare, ma avremo anche il participio passato del verbo al plurale. Si va a piedi. Diventa si è andati. È singolare, andati plurale. Ci si sveglia diventa ci si è svegliati. Mi raccomando. Prossimo argomento da conoscere è il periodo ipotetico. Per esprimere condizioni con le loro conseguenze. Per esprimere sogni, rimpianti, situazioni ipotetiche.
Quanti tipi di periodo ipotetico ci sono in italiano? 4. Primo tipo, realtà, per parlare di fatti certi, ipotesi che consideriamo abbastanza plausibili, abbastanza probabili. Come si forma questo tipo? Con se più presente indicativo per la condizione, presente indicativo, futuro semplice indicativo o imperativo per la conseguenza. Se piove, prendo l'ombrello. Altamente possibile. Se studi, passerai l'esame nel futuro. Se stai male, chiamami. Imperativo. Periodo ipotetico di secondo tipo. Quello della possibilità. È possibile che questa cosa accada e se accade avrà quella conseguenza, ma in generale è poco probabile. Come si forma? Questa si forma con se più congiuntivo imperfetto e poi condizionale presente per la conseguenza. Se fossi ricca, comprerei una Ferrari. Può succedere, ma è poco probabile. Se succedesse, avrebbe quella conseguenza. Se avessi tempo, verrei con te, ma non ce l'ho. Devo lavorare. Terzo tipo di periodo ipotetico dell'impossibilità. Quello dei rimpianti. Se una cosa fosse successa nel passato, ma non è successa, avrebbe avuto una certa conseguenza, ma non è successa. Se avessi studiato, avrei superato l'esame. Non l'ho superato, sono stata bocciata perché non avevo studiato. Se fossi venuto alla festa, ti saresti divertito, ma non sei venuto, perciò non ti sei divertito. E attenzione, contrariamente a quello che certi libri di grammatica vi dicono, esiste anche un quarto tipo di periodo ipotetico misto, che unisce il passato con il presente. Questo si forma con se più trapassato congiuntivo e poi condizionale presente. Indica che se qualcosa fosse successo nel passato, ma non è successo, avrebbe avuto una certa conseguenza sul presente, ma non c'è perché non è mai successo. Se avessi studiato medicina, ora sarei un medico. Non ho studiato medicina, adesso non sono un medico. E tu, cosa faresti se vivessi in Italia? Fammelo sapere nei commenti. Padroneggiare l'italiano di livello avanzato significa conoscere bene il discorso indiretto, perché molto probabilmente nelle conversazioni vi capiterà di riportare le parole di qualcuno. E non potete semplicemente ripetere le parole. No, bisogna fare alcune trasformazioni, seguendo delle regole precise. Ad esempio, Marco dice vado al cinema. Ok, ma quando dovete raccontare a qualcuno ciò che Marco ha detto, non dite davvero Marco ha detto vado al cinema. No, dite piuttosto Marco ha detto che andava al cinema. Ha detto che andava. Notate come
Ho cambiato il soggetto perché non sono Marco. Sto riportando le sue parole, quindi devo concordare il verbo e il soggetto per una terza persona. È uno dei primi cambi fondamentali. Io nel discorso diretto diventa lui, lei nel discorso indiretto. Noi diventa loro. Ancora, mio diventa suo. Marco dice, è il mio turno. Marco dice che è il suo turno, non mio, suo, di Marco. Oppure qui diventa lì. Marco dice sono qui. Marco dice che è lì, dove è Marco, non qui. Ancora più complesso diventa il discorso indiretto quando riportiamo le parole di qualcuno al passato. Ha detto invece di dice. Cosa succede qui? Anche il verbo deve cambiare, oltre ad altre cose che tra poco vedremo. Il presente diventa imperfetto. Marco ha detto vado al cinema. Marco ha detto che andava al cinema. Marco ha detto sono felice. Marco ha detto che era felice. Il passato prossimo della frase originale diventa trapassato prossimo. Marco ha detto sono andato al cinema. Marco ha detto che era andato al cinema. E il futuro? Il futuro diventerà futuro nel passato. E cioè si utilizzerà il condizionale passato. Marco ha detto andrò al cinema. Marco ha detto che sarebbe andato al cinema. Mi raccomando. E in più ci sono ulteriori cambi da fare al passato. Ad esempio, questo diventa quello. Marco ha detto, questo libro è mio. Marco ha detto che quel libro era suo. Oggi diventa quel giorno. Marco ha detto, oggi vado al cinema. Marco ha detto che quel giorno andava al cinema. Ieri diventa il giorno prima. Marco ha detto, ieri sono andato al cinema. Marco ha detto che il giorno prima era andato al cinema. E domani diventa il giorno dopo. Marco ha detto, domani andrò al cinema. Marco ha detto che il giorno dopo sarebbe andato al cinema. Prossimo argomento. Cosa contraddistingue uno studente di livello avanzato rispetto a uno studente di livello intermedio? Sicuramente anche la conoscenza del passato remoto. Cosa, Graziana? Ma ho sentito dire che gli italiani non usano quasi mai il passato remoto quando parlano. E parzialmente è così. Probabilmente potete vivere in Italia benissimo senza mai doverlo usare. È vero, ma allo stesso tempo è molto importante conoscerlo e prendere dimestichezza, soprattutto se amate leggere, ad esempio. Il passato remoto è il tempo della narrazione, storia, della letteratura. È usato soprattutto appunto nei libri, negli articoli giornalistici, soprattutto di un certo livello, e spesso in realtà anche nelle fiabe per i bambini. Perciò
Non potete leggere un libro di livello avanzato e non capire cosa state leggendo a causa del passato remoto. Stessa cosa se leggete un libro di storia. La storia è scritta al passato remoto. Cosa fare? Dunque, il mio consiglio è, come vi dicevo prima, allenarvi a conoscerlo, a riconoscerlo, a diventarne familiari senza necessariamente utilizzarlo in modo attivo. Quindi una buona idea sarebbe, per esempio, trascrivere tutte le forme del passato remoto dei verbi principali più e più volte. In questo modo potreste assimilarlo più facilmente. È complicato anche per noi italiani, ecco perché lo si usa sempre meno, però più lo vedete, più lo leggete, più lo mettete per iscritto, più diventerà facile. Adesso vediamo soltanto la coniugazione del passato remoto, del verbo essere e avere, e di 3 verbi, uno in are, uno in ere ed uno in ire. Essere. Io fui. Tu fosti. Lui, lei fu. Noi fummo. Voi foste. Loro furono. Avere. Io ebbi. Tu avesti. Lui, lei ebbe. Noi avemmo. Voi aveste. Loro ebbero. Adesso vediamo uno per ogni gruppo. Parlare, scrivere, partire. Io parlai. Tu parlasti. Lui, lei parlò. Noi parlammo. Voi parlaste. Loro parlarono. Io scrissi. Tu scrivesti. Lui, lei scrisse. Noi scrivemmo. Voi scriveste. Loro scrissero. E partire? Io partii. Duei. Partii. Tu partisti. Lui, lei partì. Noi partimmo. Voi partiste. Loro partirono. Non è finita qua. Un altro tocco elegante, raffinato, avanzato per il vostro italiano sarebbe l'uso delle forme implicite. Cosa sono le forme implicite? Sono quelle forme che non hanno un soggetto esplicito e che quindi rendono il vostro italiano più elegante, conciso, naturale, evitando frasi troppo lunghe, troppo ripetitive. Quali sono queste forme implicite? 3 modi verbali: infinito, participio, gerundio. L'infinito, quando lo usiamo? Oltre ad essere ovviamente la forma base del verbo, lo usiamo dopo le preposizioni. Penso di partire domani. E il gerundio, invece, il gerundio, usato da solo, può esprimere vari significati e varie sfumature, ma cosa molto importante, lo si può usare solo se il soggetto del gerundio è lo stesso dell'altro verbo, da cui dipende, e può esprimere contemporaneità,
Camminando ho incontrato Marco. Mentre camminavo. Può esprimere causa. Essendo stanca, sono andata a letto. Cioè, siccome ero stanca. Può esprimere modo, la modalità con cui facciamo qualcosa. Ho risolto il problema pensandoci bene. In che modo? Con il pensiero costante. E il participio? Il participio, sia presente che passato, rende davvero le vostre frasi molto eleganti. Il participio presente lo usiamo più spesso di quanto pensiate, credetemi, soprattutto come nome o come aggettivo. Il cantante è in realtà un participio presente che significa la persona che canta. Un libro interessante che significa che interessa. E poi invece troviamo il participio passato in molte frasi implicite con il senso di dopo che, una volta che, finito il lavoro, è andato a casa, che significa dopo che ha finito il lavoro è andato a casa. Arrivati a casa abbiamo cenato. Dopo che siamo arrivati a casa abbiamo cenato. Una volta che siamo arrivati a casa abbiamo cenato. Non è finita qua, ma quasi. Argomento fondamentale da conoscere per padroneggiare la lingua italiana di livello avanzato è sicuramente la forma di passiva che rende tutti i vostri discorsi molto più eleganti. E in effetti, se pensate di usare il vostro italiano in contesti ufficiali, accademici, giornalistici, non potete fare a meno della forma passiva. Cosa succede? Cos'è la forma passiva? La forma passiva riordina la frase mettendo al centro l'oggetto dell'azione invece di chi la compie. Come si forma? L'oggetto della frase principale, perché ricordiamolo, per avere la forma passiva il verbo deve essere transitivo. Se il verbo non regge un oggetto diretto, crolla la base della forma passiva. Perché? Perché mancherebbe il soggetto. Il soggetto della frase passiva è l'oggetto diretto della frase attiva tradizionale. Quindi l'oggetto diventa soggetto, il verbo cambia. In che modo? Prende l'ausiliare essere, concordato in base al soggetto, e l'ausiliare essere deve essere coniugato nello stesso tempo del verbo della principale. Poi gli si aggiunge il participio passato del verbo principale, dopodiché usiamo da più l'agente, chi compie l'azione, che era il soggetto della frase principale. Cosa? Facciamo chiarezza. Marco legge il libro. Marco compie l'azione è legge, l'oggetto è il libro. Forma passiva. Il libro, soggetto, è verbo essere coniugato nel tempo e modo del verbo della principale in base al soggetto. Soggetto è il libro, terza persona singolare, coniugato al presente indicativo, legge. Il libro è participio passato, letto. Il libro è letto.
da Marco, che compie l'azione originale. Il libro è letto da Marco. Leonardo ha dipinto la Gioconda. La Gioconda è stata, passato prossimo, ha dipinto. La Gioconda è stata dipinta da Leonardo. Quando utilizziamo questa forma, soprattutto quando vogliamo mettere enfasi sul risultato dell'azione, la Gioconda è stata dipinta da Leonardo. Ma anche quando non possiamo, non vogliamo, non dobbiamo dire chi ha compiuto l'azione. Soprattutto in articoli giornalistici. Il quadro è stato rubato ieri a mezzanotte. Non posso dire da chi. È stata approvata la legge. Si capisce da chi, dal Parlamento. Non serve aggiungerlo. Quindi la frase appare molto più elegante rispetto a il Parlamento ha approvato la legge. Troppo neutra. I ladri sono stati arrestati. Da chi? Dalla polizia, si sa. Attenzione, attenzione. Nella forma passiva il verbo essere può anche essere sostituito dal verbo venire, ma solo nei tempi semplici. Presente, futuro, quelli formati da una sola parola. Il libro è letto da Marco. Il libro viene letto da Marco. Ok. Ma la Gioconda è stata dipinta da Leonardo? Ok. Ma non posso dire la Gioconda è venuta dipinta. No, tempo composto, formato da due parole, posso solo usare essere, non venire. Ce l'abbiamo fatta! In realtà ci sarebbe anche un altro argomento che renderebbe a tutti gli effetti il vostro livello avanzato di italiano completo, ma era veramente impossibile riuscire a parlarne in pochi minuti perché è un argomento con tante regole e che richiede il suo proprio video. Quindi ve lo lascio qui in alto nella card o giù in descrizione. E sto parlando della concordanza dei tempi, perché è importante per comunicare i vostri pensieri, se volete esprimere una relazione di anteriorità, contemporaneità, posteriorità tra il verbo principale e il verbo subordinato. Ma come vi dicevo, è impossibile riassumerlo. Bisogna vedere caso per caso e quindi vi raccomando di guardare attentamente e prendere appunti quel video. Detto questo, ovviamente c'è un esercizio di ripasso per voi, però prima vi ricordo che se ancora non siete iscritti alla nostra newsletter, vale la pena di farlo, perché vi mandiamo una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video come questo, ma per questo potete anche iscrivervi ai nostri gruppi Telegram, Instagram e WhatsApp. In più, attraverso la newsletter, vi mandiamo dei materiali sulla lingua, la cultura italiana, totalmente gratis ogni settimana nella vostra casella di posta e, selezionando il vostro livello al momento dell'iscrizione, riceverete una storia proporzionata al vostro livello, divisa in episodi. Un episodio alla settimana con la storia, il ripasso grammaticale, gli esercizi, le curiosità. Tutto gratis. Vediamo un po' questo esercizio. Vi darò delle frasi con dei verbi tra parentesi che voi dovete coniugare in base alle indicazioni che vi fornisco.
secondo quello che abbiamo visto nel video. Dovete solo coniugare i verbi nel modo e nel tempo giusto. So che Marco essere a casa, ma penso che dormire. Anche qui, nella prossima frase, dovete coniugare i verbi nel modo e nel tempo corretto. Se io avere più soldi, comprare quella casa al mare. Chissà, magari nel futuro. Adesso trasformate questa frase con il discorso indiretto. Marco ha detto: domani verranno i miei amici. Marco ha detto che. Adesso completate la prossima frase utilizzando il passato della forma impersonale. Passato prossimo. In Italia, mangiare molta pasta e andare in molti borghi affascinanti. E per concludere, forma passiva al passato remoto, 2 regole in una per completare questa frase. La pizza, inventare a Napoli nel 1800. Vi lascio ancora qualche minuto per pensarci, non è così facile, ma siamo d'altronde a un livello avanzato. Vi ricordo che potete trovare tutte le informazioni di cui vi ho parlato in questo video sul nostro sito web learnamo.com. Nella sezione lezioni potete scrivere sulla barra di ricerca quello che vi interessa, per esempio avanzato, livello avanzato, e trovare l'articolo dedicato più approfondito con gli esercizi interattivi, il podcast per scaricare e ascoltare quando e dove volete. Detto questo, le soluzioni. So che Marco è a casa, ma penso che dorma. So, indicativo, penso, congiuntivo. Se io avessi più soldi, comprerei quella casa al mare. Chissà, magari nel futuro. Periodo ipotetico di secondo tipo. Non impossibile, ma poco probabile. Marco ha detto che il giorno dopo sarebbero venuti i suoi amici. Domani diventa il giorno dopo. Verranno diventa sarebbero venuti. Miei diventa suoi. In Italia si è mangiata molta pasta a causa proprio dell'oggetto, quindi si è mangiata molta pasta e si è andati, verbo intransitivo, andati, perché il participio passato deve essere plurale. La pizza fu inventata. Fu, passato remoto di essere. Forma passiva si completa poi con il participio passato, inventata. Fu inventata. Com'è andata? Fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere se le avete indovinate tutte. Siete ancora lì? Spero proprio di sì. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Non dimenticate anche di seguire Learnamo su tutti gli altri social per tanti altri contenuti esclusivi. Io vi saluto e vi aspetto prestissimo in un nuovo video.